get this. Corso di una riunione. Ok. Un blocco con sé, no. This meeting is being recorded. Oh, signore. Oh, you're good. Take your time. Brandon. Ma dove sei che non ti Hey, vedo? Mr. Sparta, how you doing, sir? Glad to have you on here today. But do you see him? Because I don't see him. Yeah, I don't see your dad either, but I hear him. Ah, papà. Oh, I have to admit him. Hold on a second, Roberta. Let's see here. Hold on a second. I see 2 Robertas on here. He just needs to turn on. He's using my computer in Italy, so that's why he shows as me. Okay. He has to turn on his video. It looks like in his video. He has to press the video Allora, buttons. Roberta, papà, and the sound. se mi senti, vai nella barra in fondo dove c'è il simbolo del microfono e del video e lo devi aprire. Otherwise, I have to call him back. Hold on. Oh, you're good. I'm so glad you guys are going to be speaking in Italian. I'm so excited for it. Let's see. I think I hung up the phone too soon because I have him on WhatsApp. Oh, yeah. No, you're good. You're good. No worries. How are you doing today? I'm good. I'm happy to. Why is he not answering? I'm happy to be home and getting a lot of, I had a lot of admin work left to do. Yeah. So I'm really glad like this weekend I get to catch up. Absolutely. And then overall it's just good that I'm on a good kick of like I'm doing, just eating super clean, having stable routine. So I love not being on set for like 16 hours every day. Oh yeah. I remember just having to like work out early in the morning when I had the energy to, and like work out before going to set because I knew that if I didn't get it in, it was part of my routine. But I know what you mean. I don't know what my dad is doing because I know he can hear us here. Okay, it's all good. Yeah, he just needs to. I'm gonna figure out how to do it. All he has to do is cut on the video button and the sound button. I told him in Italian, but I don't know why he's not answering his phone. Oh, okay, it's no worries. It is absolutely no worries at all. So I think I have to now call reinforcement and call my mom. Okay. That has to go next to him because usually what happens, like, for some reason he's not. Oh wait, he did it. Oh, did he get it? Oh, he got it going. No, non mi fate incazzare. Voi parlate che io non capisco. In più stiamo facendo una cosa che per me è impossibile. Il telefono non parla più. Non mi serve più. Allora, io ho la riunione in fase di registrazione. Sì, sei a posto. Faccio ok? Sì, ok. Ok. Poi sotto c'è scritto floating reaction, una cosa del genere. Ok? Ok. New animation, give it or try. Come? Yes. Reaction, have a new animation, punto esclamativo. Give it a try. Yes. Ok. Absolutely. Oh. Well, Mr. Brandon Taci. Yes, sir. Mr. Sparta, it's so nice to meet you. Questo non capisco niente. Aspetta. In cima c'ho App Zoom OS vorrebbe mostrare le notifiche. Blocca. Sì, digli di sì. Oh, adesso chiariamo la privacy. Se mi vedo da qualche parte vi denuncio tutti e due. Va bene. What's that, Roberta? No, that he's like, because there's a lot of windows that are popping up. Yeah, if he just scrolls to the side. Yeah, so he's like... Brandon, yes, sir. Io costo caro come Clint Eastwood. He says he's very expensive, like Clint Eastwood. Però papà, stai fermo lì perché se vieni in avanti non ti vediamo. Stai fermo dove sei. And then let your dad know I worked with Clint Eastwood one time too. Oh, ma quegli orologi che fai, li vendi o li compri? He's asking if you sell watches or buy watches because I buy. Oh, this watch. I buy watches, but I promise you, Mr. Sparta, the watches you have are way nicer. But I buy watches in New York. Compra orologi, ha detto. Io non li porto. Si vede che he has no watches. Oh, your dad doesn't? Si vede. No, guarda.
Come faccio per fartelo vedere? Adesso guarda. Alzalo. Dove metto questo? Così? Davanti alla faccia tua. Oh wow! Qua. Raise it a little higher. Qua. That's super nice. No, Rocco. That's an amazing watch. No, but it's fake. That's what he's saying. It's fake. Hey, you know what? That's smarter because these days they all look the same. It looks the part to me. Ha detto che è un buon falso perché sembra vero, quindi ha detto va bene. Grazie. Thank you. Yeah. Well, please tell your dad I said thank you for him coming on today to the Buckle Up Podcast Universe with Brandon Rush. Ha detto che ti vuole ringraziare per partecipare oggi al suo podcast che si chiama Buckle Up, che vuol dire mettiti la cintura, di mettersi la cintura di sicurezza. Me la devo mettere? He's asking if he has to buckle up. Yes. Devo andare in macchina col computer allora. Yes, should he go to his car for the podcast? Oh my gosh. I love that. I absolutely Brandon. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Giovanni. No, sir. Giovanni is his first name, so you can call him Giovanni. Okay. Giovanni? Yeah. Giovanni. Okay, that sounds good. I'll do that. Let your dad know I'm from the South. So I usually say Mr. Sparta, but I will call him Giovanni, right? Sì, perché Brandon è del sud e quindi per loro è costume che se parlano con una persona più grande di loro dicono sempre mister e il cognome, però ti chiamerà Giovanni. No, come preferisci lui, non lo voglio mettere in imbarazzo. As you wish, Brandon. He doesn't want to change your habits. As you Absolutely. Prefer. It's a sign of respect. No, if you want give me you, voi, va bene lo stesso. Yes, sir. That sounds good. Well, Roberta. Ascolta, no, io ti ringrazio per i ringraziamenti, no? Però tutto questo è merito della Roberta, no? Che ci dà la possibilità di parlare. That he's saying that he's thankful that I'm like basically the bridge that is like enabling the conversation. I'm grateful as well. I actually think it's beautiful because Italian is so beautiful. So I'm so glad that you two were able to. I'm so glad that we have that. I'm glad that you're speaking Italian. I wanted that on here. So that when we play it to them. È contento che possiamo parlare italiano, però adesso aspetta che lui ti farà delle domande, quindi lascia che parli. Quante domande, che tempo di risposta ho e quando mi dai il risultato? 8, 7, 5. You can ask your questions, Brandon. Okay. Please, so let your dad know it's all about him. I would love to know I would love to know about Sicily, but also about how he got started in his company. So I would actually love to hear about his life in Sicily, leading to him, kind of like how we talked before, Roberta. His start from growing up in Sicily, what that was like, and what got him to do, like, kind of his life. I would love to hear about his life. Right. Allora ha detto che vorrebbe che gli raccontassi un po' di com'è stato la tua infanzia o la tua, come dire, anni di formazione in Sicilia per poi arrivare a come sei arrivato al nord e hai poi fatto la cosa con la mamma. Allora, aspetta un attimo. Io non pensavo una cosa del genere. Io pensavo che lui mi chiedesse che il discorso fosse basato, che poi alla fine mi parlasse di come io ti vedo, cosa facevi tu. Non pensavo che lui mi facesse, anche perché io, vabbè, adesso mi devo concentrare perché non... Cioè, sono cose he says he has to focus because he thought you would have asked him questions about me. Parli cioè a me piacerebbe che io lo posso guardare in faccia se mi piglia per il culo, se non mi piglia per il culo, cosa fa? Cioè, puoi rispondere alla domanda invece dimmi. che farti mille di come era la tua vita in Sicilia e come sei arrivato al nord e poi hai aperto la Christine Mode con la mamma. Va bene, sì, allora. Un po' il tuo percorso dalla Sicilia al nord. Attento Brandon perché ti mando
l'avvocato a New York, a Los Angeles, sì. Allora, io in Sicilia stavo veramente bene, ci ho passato 25 anni. He lived in Sicily for 25 years of his life. So Amazing. 5 years, yeah. Big family or small family? Avevi una famiglia grande o una famiglia piccola? No, Come no, numero? io, mamma, papà e mio fratello. E Four. insieme a noi viveva anche la nonna, no? So he had mom, dad, an older brother, and then his grandma was living Okay. with them E too. la grandmother, no? La nonna, Sì. Yes, sir. è quella alla quale io davo del voi. So he would talk to Quando ne his, parlavo, I don't know no? how to say that in English, but basically he would never say like, he would never address his grandma on a you basis. It was always like, what is it, like first person plural, like very Okay. formal. So it was never, you know, like Oh now. yeah, it was he respect for his grandma basically. Yeah, exactly. No, aspetta, ma non perché fosse imposto, perché mio padre, che era genero di mia nonna, per cui mia Sì, nonna era la suocera di mio papà, le sì. dava del voi. Yeah, that's Stiamo parlando del 1900, diciamo, gli anni 50. because it was like in the 1950s. So like Okay. even like his dad would talk to, you know, His his mom respectfully. mother-in-law using, yeah, like the person E in plural. più chiariamo un'altra cosa, il voi una volta in Sicilia potrebbe far pensare che ci fosse una tendenza di costrizione dalla parte politica, perché allora si veniva dal periodo del no, non entriamo nel ballo. Comunque era un modo Una di forma di rispetto. ecco, brava, Roberta. Cioè che i miei venivano da un paesino di mare, no? Dove io spero di andarci fra poco, da un paesino di mare, per cui chiamiamola educazione o chiamiamola formazione, chiamatela come volete, Roberta, allora alle persone si dava del voi. Yeah, Oggi that magari basically he's saying that they, like his mom and dad came from a very, very small village on the water. 'Cause Okay. he was born and raised like in a slightly bigger city, but so like they brought that very, you know, respectful culture, like Yeah. and mannerism that was also very typical of the time of the 50s, Okay. yeah, 40s and 50s. Oh wow. Ok, So, Brandon, ascolta Brandon. Ora io vorrei che tu spiegassi alla Roberta in realtà, se vuoi un passaggio molto veloce, in 448 ce la sbrighiamo. Sì, Ma fai una roba abbastanza veloce perché poi ti farà altre domande. no, ma io gli devo dire come stavo in Sicilia. Io stavo, cioè, Ok. cioè, ci ho vissuto, ci ho fatto l'infanzia, ci ho fatto l'asilo, ci ho fatto le elementari, ci ho fatto le medie, ho fatto il ginnasio, ho iniziato il liceo, ho lasciato il liceo, no? Per So tanti basically anni. he was saying that he did like the full like school program. okay. And then when it came to like again, I don't know what the equivalent would be in the American It's system. okay. You can take a guess When at he it. was like probably it's basically I guess like whatever grade you're in like 3 years before you go to university, Oh yeah, that's high school. he dropped out. Okay. Oh wow. And just went straight into the workforce? Like E cosa hai fatto quando sei uscito da scuola? Un cazzo. Nothing, no. It's not true, but let's oh, he see. didn't do it. Brandon, ascolta, no, se il discorso, io continuo, poi casomai facciamo 2 puntate, facciamo primo tempo, secondo tempo e terzo tempo. Cioè, io praticamente, visto che tu e che mia figlia ti piace che io te la racconti, Sei sì, andato a lavorare? no, non sono andato a lavorare, non ho fatto niente io. Per quanto Io tempo? allora, la scuola allora funzionava così: elementari, Sì? medie, ginnasio, liceo, università, Ah, che è la fila che ha fatto Piero, no? sì. L'orgoglio della famiglia, per So cui anche il his figlio older brother actually did the full
school program, went to university, degree in law, he became an accountant. So he was like the good kid. My dad was clearly the rebel, kid, yeah. The black sheep, if you will. Che eri la pecora nera, ha detto tu. No, non ero pecora, non cominciamo male. Non ero pecora nera nel senso buono. No, non ero tanto giusto di testa, su questo non c'è dubbio. Cioè, vedevo le cose in un certo modo, non c'è neanche dubbio. Però io vado avanti e ti dico, fino alla media andavo abbastanza bene, al ginnasio l'età, le situazioni, il fatto che i miei mi avevano già cresciuto nella bambagia per cui tutto mi era permesso e concesso. Al quinto ginnasio sai che c'è l'esame interno per passare al liceo? Lo sai Roberta? Sì. Ma io già mi ero rotto i coglioni della scuola perché l'impostazione scolastica per conto mio non ero capace io non la sopportavo. Il quinto ginnasio non mi ricordo se il professore di italiano o di latino mi disse vorrei parlare con tuo papà. Vabbè, io ho mandato poco. Papà è andato là, questo eravamo al periodo dell'ammissione agli esami, non dell'esito. Questo va e gli dice a mio padre, sa, sì, suo figlio va molto bene, però. Il però era che siccome io proprio mi era indigesta la scuola, facevo parecchie assenze, no? Io dice lui la missione ce l'avrebbe, però ha bisogno di una lezione. E questo è quello che io secondo me penso, non per fare la vittima, possa aver segnato il prosieguo della scuola. E mi ha fatto ripetere il quinto. Cioè, io non è che mi ha bocciato, perché allora gli esami erano con i professori interni, non è che mi ha bocciato agli esami, non mi ha neanche ammesso gli esami. Era un esame che poi avrebbero dovuto fare non gli insegnanti esterni, ma una commissione interna del liceo dove io andavo. Hai capito? Per cui io ho dovuto ripetere il quinto, nonostante. E poi cosa è successo? Poi è successo che sono andato al primo liceo, al Mauro Lico, no? E qua la musica non è che fosse diversa. Vabbè, comunque poi hai lasciato la scuola. Sì, poi ho ripetuto il primo liceo 2 volte. Sì. Alla fine un giorno mi sono deciso, dice ma come Spartata, mancano 30 giorni, tu saresti già promosso, andresti al secondo liceo, non ne voglio sapere io più, basta. E poi cosa hai fatto? Niente. Per quanto tempo? Ma fino al 64. Vabbè, ma quanti anni? 6, 7 anni. Non hai fatto niente? So basically, so he was going to school. Non ho fatto niente per quanto concernesse, scusami, per quanto concernesse il discorso del mantenermi o di fare o di dire, vivevo in casa, uscivo, mi alzavo alle 2, mio padre tornava dal lavoro, io tornavo, lo vedevo per le scale, il bambino esaurito, tutti quanti, ce n'erano parecchi che erano nelle stesse condizioni miei come amici, però loro hanno continuato, hanno fatto chi ha fatto in 2 anni, chi ha fatto in 3 anni, chi ci è riuscito, chi non ci è riuscito. Figurati tu che Enzo Raffa è venuto qua anche a Padova a cercare di prendersi il diploma e non ce l'ha fatta neanche lui. E io non facevo niente, ho vissuto. Posso tradurre? Sì. So basically he was going to school and like high school, and so like they called his dad in to have the teacher to have a one-on-one with the dad. And so they said, yeah, he's doing okay, but he's kind of a little bit of a rebel. So I think we need to teach him a lesson. So they failed him that year. So he had to repeat the year. Yeah. So I guess he didn't take it very well, like emotionally and psychologically. So he went back, he redid the year, he passed. But then the next year was the same thing. Like they failed him again. So he has to do another year. So at that point, it was like a month out from school. Year school end,
And he said, no, that's it. I'm not going to go to school anymore. Mhm. And so he stopped going to school, and he basically didn't have a job and was just kind of like partying, I want to say, Yeah. for like 6-7 years. Well, so here's my question. That's awesome. With He now, was living in the house with the parents still. It's like, so yeah, but yeah. so how did Maybe 7, 8, non 6. Come 7-8. that sounds Perché awesome. praticamente io sono andato a fare il militare a 24 anni. Oh, e he se- joined the army la at seconda 24. volta che ho fatto, la seconda volta che ho fatto la seconda liceo alla Farina avrò avuto 17 anni. Cioè, da Yeah, so 17 basically a 24 sono 7 anni. he quit school when he was 17. Okay. And then he went, like, basically after like these years of partying, the first like thing that he did was joining the army, because back then Amazing. it was still mandatory, and he did it at 24. So there's like a 7 years gap of him, Yeah. like, you know, Partying to being enjoying getting life. together. Yeah. What Roberto, will you ask your dad for me? That's amazing. I'm glad he mentioned the military stuff. What was his position in the army, and what rank did he get to? Che come si dice, che nell'esercito, cioè che Nell'esercito cosa facevo? cioè Sì, che nell'esercito posizione, che è grado stata eri? no, io nell'esercito è stata forse inizialmente una esperienza veramente traumatica. Io ricordo la prima notte che ho dormito in questo camerone, con i letti a castello, no, le lacrime venivano fuori che sembrava che nevicasse, che piovesse a dirotto, no, ero affame. Dopo da là m'hanno trasferito a Pesaro, ho fatto un corso perché dovevo fare l'istruttore al CAR, dove ci sono il centro addestramento recluti, no? Dove arrivano le reclute, e io ho fatto col grado di caporale, che poi mi sarei dovuto, quando me ne sono andato via, licenziare, non so come si dice, no? Col grado di caporale maggiore. Io non ho voluto niente e me ne sono andato, no? So basically, he said that he always remembers like the first night that he spent in the army, because it was like this huge room with a bunch of bunk beds, right? Because it's like everybody is like in this huge room. And then he cried a lot, because obviously it was like a big, you know, big tough. change, from where he went. And so, and also like they move you around. So he started somewhere in like that would be the east coast of Italy, and then he got moved somewhere else because he was cos'è che facevi? Che compito è che avevi? Il caporale istruttore, cioè arrivavano le regole degli scaglioni, no, del 43, del 44, 55, e dovevano fare i primi 2 mesi, no? Istruirli, il fucile, le marce, tutte sti casini So I don't know. no? So basically, he was like training the new guys. Okay. And I don't know how. Would he be a drill? Your dad might have been a drill instructor if he was training new guys. This is called. I translated with Google, and it says it's a corporal. Okay, yeah, that's right. That's right. Yeah, so that's my what he was grandparents. doing. My grandparents were military, so I come from a military family. Lui viene da una famiglia dell'esercito, perché i suoi nonni erano nell'esercito. Mio papà era finanziere. Yeah, my grandpa was basically, it's like what's it called? Like the branch of the army that is more into, I don't know, those are like what? technical. Those are like, vabbè, ma i finanzieri cosa fanno? You can throw out a guess to me and I might be able to tell you what it is. Allora c'era il Lazio, c'erano le regioni, praticamente. Lui era di mare, no? È stato in Jugoslavia, a Venezia. Infatti Piero ha fatto l'elementare a Venezia, poi è andato in Calabria. Era più incasinato di me, però andavano sempre in giro. Praticamente alla dogana It's basically it's an economical and financial
branch of the police. So it's he was military police pretty much. But so he was but military exactly. police. You don't have this. It's basically like, I guess the equivalent would be if the IRS was an army, because what they do, they basically like check for violations of payment of taxes. Yeah. And they like, because in Italy we have a lot of people that used to make big transactions in cash. So it's like they're armed, but they're for the financial side of it. Understandable. It's kind of so that's what my grandpa did. Okay. And then your dad was a corporal. That's amazing. How many years was he always in Italy the whole entire time, or did he ever? Yeah. Okay. No, non sei mai andato all'estero con l'esercito, no? No, a quei tempi no. No, due cose c'erano forse che possono interessare. Che io nel tempo che non ho fatto niente per fare qualcosa ho giocato a baseball, giocavo a esterno centro. Ah, sì? Ho giocato contro gli americani nella base di Sigonella, ho giocato contro gli americani, chiaramente abbiamo perso, in una squadra che era la squadra degli universitari di Messina, no? Ho imparato a fare anche il baseball, che infatti tu mi hai mandato i berretti, mi hai portato a farla vedere. That, well, like in the time that he was not in the army, like before he joined the army, one of the things he got into that is still a passion of his as of today, because we also went to see the Dodgers here. He was a baseball player for a little bit. Oh, really? Yeah. Like, but not like non era not professional, but still. No, da noi non è because there wasn't such a thing back then. Yeah. No, erano squadre università. Sono stato a giocare anche a Roma. It was a college league, and I guess he was a part of it, even though he wasn't in college. But he was playing with the college team, and they also played in Rome. Yeah. C'è la fotografia. Vero, Roberta? Sì, ce l'ho la fotografia, sì. Yeah, he also still has photos of, like, I can try to give those to you. Please do. Se gli possiamo mandare le foto. Let him know that my dad was a great baseball player, and ask him what his position was, and if he was right-handed or left-handed. Tu eri destro, no? Right-handed? Destro, e giocavo a, come cazzo si chiama? Esterno, centro, center, come si dice esterno? External center? No. Okay, I know what he's talking about. In un altro modo. C'è l'esterno sinistro, l'esterno centro, l'esterno destro, no? Ma in americano esterno, non me lo ricordo come si dice, ma non è esterno. How do you say it in English, Brandon? Do you understand what position? So if he was external, that means he was probably an outfielder. It sounds like he probably was outfielder. an outfielder. Sì. Tu eri nella parte fuori? Sì. No, perché esiste il trapezio, no? Il quadrato, il diamante, chiamiamolo, no? Sì. La prima base, la seconda base, la terza base, il catcher, il pitcher, poi c'è l'interbase e poi ci sono i tre che praticamente controllano le mazzate, quelle alte, no? Che arrivano per pigliare la bolla. So it's no? like 3 outfielders normally. Yeah, he was one of the outfielders. So your dad was fast. Quello centrale. Quindi correvi veloce, ha detto? No, al baseball è la palla che corre veloce. He said no, he didn't run very fast. Okay. No, corre, run speedy when you are in diamante, in first prima base. He said that, the ones that needed to run fast are like the one that go like first, second base. Was outside. You know, for him it was more like catching than like rushing around. Absolutely. That's amazing. Your dad, I knew your dad was gonna be interesting. Because I was gonna What did he say? Cos'è che hai detto che neanche io ho capito? Che non conosce neanche il baseball, glielo devo insegnare io. No, that he says he has to teach you baseball, and he's not even American because he's Italian, so baseball is not an Italian thing. But well, tell your dad I know baseball. I know baseball very well, but I never played it myself because I was
I got hit in the face by a baseball when I was a kid, and that just killed it for me. I was just like, after that, I was too scared of the ball hit me in the face. So I didn't have the coordination. Che quando lui era piccolo ha provato a giocare a baseball, ma si è preso una palla in faccia e quindi è rimasto traumatizzato e non ha mai giocato a baseball. Perché non usare il guantone. È... Comunque il baseball, specialmente agli inizi, bisogna sempre usare 2 mani, il guanto e l'altra mano per coprire la palla, in modo che non scappi. Comunque non parliamo del baseball, questa è una cosa. Poi la seconda cosa, per chiudere il discorso del militare, io non è che nel militare sia cambiato qualcosa, infatti ho preso 6 giorni di prigione perché io non ho mai mangiato in caserma. E dove mangiavi? Io mangiavo allo spaccio, no? Ok. E tutti i giorni uscivo la sera, andavo a mangiare fuori. So basically, so he said a couple of things. Like one is that in baseball, because I told him about your injury, like you should always have 2 hands ready to go. So like you cover yourself. And then he jumped back into the military and he said that even though he was in the military, he didn't really change much because he would never eat the food that it was given. He would go out every night outside because the food was not to his liking inside and on the base. Yeah. E l'aneddoto è questo, no? Che praticamente una sera, cioè io uscivo la sera anche quando non potevo uscire, no? Perché ero amico del tenente, del sergente, del caporal maggiore, per cui loro sapevano che io uscivo e che nel giro di un'ora ritornavo, mi facevano uscire e così via. Ero là una sera che stavo iniziando a mangiarmi, non me ne scordo ormai, delle tagliatelle a pomodoro, al ragù, ad Ancona, e arriva un comunitore e fa spartà, torna subito perché c'è il capitano che ti cerca. Cosa mangiare, ritorno dentro, praticamente la cosa è stata più o meno scoperta. E allora lui, siccome non voleva, aveva preso un po' di punta su questo fatto che io non mangiassi a tavola, però io, non che io non mangiassi in caserma, però io gli ho detto, capitano, io faccio la tavolata insieme alla mia squadra, sono sempre presente con la mia squadra, seguo la mia squadra, il fatto che io non mangio è che io non sono abituato a mangiare. Infatti io dopo 8 anni non è che avevo una regolarità di mangiare, capace che mangiavo all'una di notte, capace che non mangiavo, non ero tanto giusto, no? E allora lui mi faceva la notte, me la faceva passare in guardina, no? E durante il giorno però dovevo andare a fare istruzione perché ero in fondo un poco bravetto. Infatti, quando una volta venne il comandante di battaglione, un generale o un colonnello, non so chi fosse, no? Sai che si schiera fuori la guardia, si fanno gli onori al comandante, no? Ecco, ha voluto che la comandassi io, però non è che ho fatto la guardia insieme al corpo di guardia la notte, io ho dormito in camerata, no? La mattina quando mi sono alzato, sono andato là vestito bello pulito e ho comandato la guardia per quelle 2 ore che c'è stato il coso, no? E poi tutto è ritornato normale, perché in fondo il capitano si è reso conto che non ero perso, perché io anche quando andavamo a fare i tiri, io ho sparato col Garand, quello là che si carica da sopra, fucile americano, no? Insomma, me la cavavo abbastanza benissimo, infatti mi hanno pure fatto, ma guarda, perché non rinnovo la firma? Che faccio io? Rinnovo la firma. E quanto hai fatto? Solo 1 anno? 16 mesi mi sembra di fare. So basically he was saying that one night he got caught by like whoever was above him because he was not supposed to like go eat outside. And so then they talked and my dad essentially told him, was like, listen, I'm always at the tables when you guys right, and I'm always with, you know, my team, like I'm there and present, but I'm just
not gonna eat because I don't feel like eating. Because he was saying that in the 7 years before, he was eating like 1 in the morning, 3 in the afternoon. So he wasn't really on a schedule. And so basically, he wanted to be able to just like, you know, do his own thing and eat whenever, wherever. And so I think he got punished. Ma dove ti hanno dato anche i 6 giorni di prigione? Sì, no, non me li ha messi, no, non me li ha non li ho né fatti in più, né tanto meno sono stati registrati sul... So basically, I guess he was supposed to do like 6 days in like, not prison, but you know what I mean? Yeah, his punishment he had to do. Vedi Roberta, questo mentalmente, come ero abituato io, mi ha fatto ritornare alla nuova missione perché avevo bisogno, bisognava dare una dimostrazione, bisognava dare un segnale, no? Che queste cose non si fanno. Bisognava bacchettarti le mani come facevano alle elementari, no? Cosa hai fatto? Dammi la mano, tac, e ti davano la botta. Ecco, questo più o meno è la stessa cosa, cioè perché lui si è reso conto che io ero. Poi io ho pure delle fotografie da militare, se vuoi, che praticamente... Ma allora scusa, ti ha beccato e ti ha messo a fare la guardia di notte? No, non mi sono spiegato. Quando io sono stato scoperto che uscivo, che non mangiavo dentro, no? Lui cosa ha fatto? Non è che mi ha dato una punizione effettiva, no? Lui mi ha detto, intanto Spartana la sera va a dormire in cella, in questo con il letto di legno, no? Così via, no? Mi portavano gli amici, i commilitoni, i sergenti, portavano i cubetti, io dormivo. La mattina si alza, esce e fa istruzione, perché uno che è in prigione... aspetta che gli dico. So basically the only punishment for him was to sleep in a different room that had a wooden bed. Okay. So basically, like where he was sleeping was they had the comfy stuff, at least right, more comfy. The but barracks. then in the morning, because like I guess the captain or the person above him like recognized the fact that he was like good at, you know, with the newbies, like teaching them what to do to do it. Like he was still doing like his normal, you know, army duties. Let's say during the day, he wasn't like punished or, you know, anything was put on the record. It's just that on the record, it's just that night he had to sleep in like a worse bed, I think. Oh yeah. Wait, Roberta, let me do one thing. I'm gonna get my mom's phone. I have a thing that I think might be able to translate in real time. I'm gonna try to get it real quick. Sounds good. Give me 1 second, okay? Yeah. Sta andando a prendere un come si dice, un telefono perché vuole cercare di tradurre in tempo reale mentre parli, perché vuole penso anche per il tempo essere un po' più effettivo. Ma che stiamo facendo? Sto facendo la storia d'Orlando. Okay. Roberta, I'm back. It's gonna take a few minutes to load up, but I might have Yeah, do your thing. Wait, but you're good though. So, your dad was good. How long did your dad end up serving? And then how did your dad's time in the military get him to where I believe you said your dad started his own business or worked in business with like, was it clothes? What does your dad do? Yeah. So he stayed in the military for 16 months. So it's like a little over a year. Then he left, and then after that he had a normal job, and then he met my mom and do the factory. Oh, what was your okay, that's a couple things here. How did your dad go from what was his, I guess, the job that he did, and then meeting your mom and then getting into the factory? Kind of those steps of did he get work ethic in the military? Did that get him to change his like from party guy to che vuole sapere come cioè dopo che sei uscito dal militare, Echo, translate everything from Italian to American, please. Che gli ho detto che dopo di quello avevi un lavoro dopo quello, no? Allora voleva sapere cos'è stato che ti ha fatto cambiare, che sei andato cioè mentalmente, che sei andato da 7 anni che non facevi niente, che poi hai trovato un lavoro È questo che la gente non capisce. Cosa vuol dire? Non fare niente è una professione molto difficile, non pensiate che sia una cosa che possono fare tutti. Comunque, io sono tornato a casa, no?
e allora dovevo fare qualcosa. He said he went back home after the military and he had to do Anche perché something, figured out something to do. Okay. Cominciavo ad avere 24 anni, non è che potevo continuare a vivere. Sì, avrei potuto, ma avrei dovuto, ci ho anche provato, ma non ci sono riuscito per affetto alla famiglia. Io stavo partendo per andare a Londra, però ho anche falsificato la firma di mio padre per avere il passaporto, però non ci siamo Then he andati. was like 24, so he decided he had to like do something, and he also tried to, he wanted to go to London, and he actually forged his dad's signature for the passport or something, but then I guess it didn't work. Oh, Sasha, your non dad però is your dad's tell your dad I said he's a rebel and I love it. E ha detto che sei un ribelle, che gli piace molto questa cosa. no, ma sono una brava persona, e per questo a me 'sta He storia says delle he's a good person. I guess he just does things differently. Say that he thinks outside the box. Ha detto che hai che sei di quelle delle persone che pensano fuori dagli schemi. Ecco, questo l'accetto di più, che poi Yeah, sono he quelle agrees. cose I love that. che poi sono quelle cose che si pagano, perché nella vita quelli che vanno avanti sono, imbroglioni, bugiardi, quelli che te la raccontano, no, e invece quelli che come non come me, ce n'è tanti, non è che sono il solo, che vengono additati come bulletti. Per noi per esempio gli anni '60, '50, '60 erano gli anni dei capelloni. Noi veramente abbiamo fatto una generazione, io magari non ho fatto niente, ma quelli della mia classe, di quel periodo hanno veramente, lasciamo perdere il massimo che possono essere i Beatles, però hanno cambiato, hanno dato una svolta che resterà per tanto tempo. Per cui io non credo di essere, sì, per carità, avevamo qualche volta i capelli lunghi, non seguivamo perfettamente le regole, venivamo anche da un discorso in cui esisteva ancora la famiglia patriarcale. Erano cazzi una volta rispondere in un certo modo al papà. Non si usava, non per forma di educazione, ma per forma di modo di vivere, no? Per cui non si era delinquenti, eravamo delle brave persone. Se fosse stato Sì, un aspetta delinquente, che gli traduco. So basically what he's saying is that although like it's true that like, you know, he thinks outside the box, he feels like sometimes in life thinking outside of the box or doing things differently. I guess at least for, you know, his experience and maybe being in Italy, it's not like a good thing because then it turns out that maybe the people that are not the most honest or the most like forward thinkers are the ones that actually like have, you know, positive results in terms of like success in general. Yeah. So no, it's not easy to be, I guess, understood, I guess, especially, you know, in let's say smaller country or, you know, smaller like mentality, you know? Tell your dad that I said that I think outside the box, and I think that you do too, Roberta. Yeah, true. And I think that that's been the reason that we both have been successful. But ask your dad his thinking outside the box. Had he not thought outside the box, does he think that he would be where he is today? Had he played it safe and maybe, because I think he made the right decision. Right. So praticamente lui mi ha chiesto che però se tu non avessi, come dire, pensato fuori dagli schemi, magari non saresti dove sei oggi e che quindi forse, cioè credo che quello che mi stia chiedendo è se alla fine sei questo io volevo chiarire contento di dove sei, insomma, oggi, ecco. Io infatti vorrei che lui avesse o si facesse un'idea di lo blocco subito, cioè una persona come me, cioè una persona come pensa lui, un ragazzo nel 2024, 25 che siamo,
cosa vuol dire essere fuori dagli schemi. Non c'è nessuno oggi che è negli schemi, sono tutti fuori dagli schemi. Io non ho mai protestato in piazza, non sono mai Sì, andato a ma lui ti ha spaccare. fatto una domanda, non Sì, andare aspetta, fuori, lui ti ha fatto una domanda specifica su di te. io la domanda specifica è questa, che praticamente la mia persona o uno fuori dagli schemi come me non avrebbe avuto. Lui sa di tua sorella? No, non lo so, non penso di aver mai parlato delle cose mie. No, non ne parliamo. Non avrebbe avuto una famiglia come quella che io ho, non avrei avuto una moglie come la mamma e non avrei avuto una figlia come te. Cioè da uno che fuori dagli schemi, no? Come dice la mela non cade distante dall'albero come erano sti cosi, no? Sì? Che non pensi che, cioè io sono un ribelle giusto, non ho mai fatto male a nessuno, se il ribelle mi vuole. Sì, ma non è questa la domanda che ti ha fatto lui. Comunque adesso gli traduco. So basically what he's saying is that although he's a outside of the box thinker, Yeah. right? That what like everything that he does or has done in his life, it may have been outside the box, and he thinks like if he wouldn't have been outside the box thinker, like he wouldn't have married like my mom, for instance, which is obviously also she's her own person. And he said, I wouldn't have come out, in a Yeah, way, the way. Yeah. right, in a way than the way that I did come out, because it's like he says, the apple never falls far from the tree. right? And so he's saying that yeah, he's basically he's an outside of the box thinker, but he's not a bad person. Like he doesn't want the rebel and the outside of the box. Yeah. No, I guess I'm not. Yeah. The rebel was just a saying, but Yeah. I No, ho think detto che lo sa, cioè ha capito che non voleva dire che sei una cattiva persona, No, cioè ma è meglio per chiarire lui delle cose. E adesso perché poi man mano che parlo mi vengono fuori altre cose. Un'altra cosa che è importante è definire, perché uno che non fa niente per 8 anni, sono tante le occasioni, le opportunità e tutte le cose che ci possono vedere fuori. Io ho sposato la mamma la prima volta, cioè in municipio e poi in chiesa, no? In municipio nel 1972. That he married my mom in a city hall in 1972. And I actually have the photo here okay. I'd love to see these photos. Yeah, I'll send it to you. So his mom, your mother, for him, was your mom kind of like the person that helped him in like, I guess, his life, as in like with them starting their own business? Because he did start his own business, right? Yeah. So rephrase your question, Brandon. Does he feel that like his mom, your mom, is like his better half? Sometimes when you have like the wife or the with how he was, your mom was that person for him that was able to help him hone his skills into what made him like together as a team, kind of like. So does he contribute her as basically saying like, hey, she helped me, everything that I was doing, she helped me put that together, I guess. Sorry, that's not, I think that's... No, but I understand. I get what you mean. Praticamente mi ha chiesto se secondo te la mamma è stata anche la persona, diciamo, giusta al momento giusto, che poi he says absolutely yes. No, però aspetta, che chi sto parla sta facendo un'altra cosa. Il 1972 io sposo la mamma. No? Io non mi ricordo se nel 1971 se è stato gennaio o febbraio, no? Praticamente nel 71 non siamo sposati, no? Io ho fatto la croce e io è dal 1971 che non ho mai neanche, sì, per carità, capita di guardare un culo, lo guardo, ma non ho mai avuto nessun'altra donna. Cioè, questo è per fargli capire che non è che... No, finisci. No, questo per fargli capire, cioè che di cercare di mettere i puntini sulle i e basta, cioè che non pensi
il fatto di essere fuori dalle righe, che sì, essere fuori dalle righe bisogna vedere cosa c'è scritto nelle righe. Sì, ma gliel'ho già spiegata sta cosa, però non è Sì, che no, possa ma continuare. io tu gliel'hai spiegato, ma io ci tengo Va di bene, adesso glielo puntualizzare. dico. Tu So gliel'hai spiegato, basically what he said ma is anche that non avevi capito il discorso del militare. sì. Gli avevi detto cazzi per l'avione. E allora? Eh? Non ci siamo avevi capito una cosa per un'altra, dico. Quando è successo il discorso del mangiare, m'hai detto: "Aspetta che avevi capito un'altra cosa, no, che io andavo dentro", Sì, cioè non ci eravamo capiti, no, per cui sì. io mi sono presentato. Okay. Continuiamo. So basically he's saying that oh my god. It's Since okay. 19 since 1971, obviously, he's only, ever had my mom, and Yeah. that maybe occasionally he would look at some woman down the street and he actually used the word ass. But he goes like, other than that, is like for him, like he's very so basically, I guess the point he's trying to stress is that even if he can be seen as, you know, a little bit of a rebel, he's like a rebel with very like strong values in the Yeah, sense that, absolutely. you know, when he makes a choice, he's very, very committed. Absolutely. No, Tell your dad I tell your dad I like him a lot. Like he's very respectful. He kind of reminds me of myself. And I mean, you're, excuse me, like I'm going to say this correctly. Yes. How I am, it sounds like how your dad is, which is kind of crazy. I feel like a kindred soul to your dad. Let him know Mm, that I feel that I'm a lot of the ways that he is, but in a positive light. Like yeah, of what he's course. doing. Yeah. So tell him that I understand. He doesn't have to worry. He's not painted in a bad light or anything like that. Like I understand that. But what was it for him that got him to? I guess you said, "Oh wow, bring it a little bit forward." That's the can photo. Oh, awesome! He's got to be proud. Ask him for me what made him decide to go into business for himself. What for them to go into business for themselves, I guess. Like meaning like the when they opened the company. Yeah, what made him Yeah. like, hey, I'm gonna do, because especially us these days, like, you know, we don't always necessarily want to work for somebody, but so for him at that time to be like, hey, I'm gonna go into business For for myself. myself. What made them think that? Because that's a bold step, and that proves that he believed in himself. Right. Allora prima innanzitutto ha detto che, ti stima molto come persona e che non vuole che tu pensi che lui abbia preso la parola che non dice la parola ribelle o fuori dagli schemi in no, ma maniera questo l'ho capito negativa, io, mi è chiaro, sì, ma completamente positiva. E poi fammi finire di parlare perché e poi mi ha anche quello che vorrebbe sapere, m'ha detto che, siccome appunto era il 1970 o quello che era, cos'è stato che ti ha spinto a decidere di aprire un'azienda con la mamma, perché comunque, è molto più facile per tante persone andare a lavorare per altri e avere magari delle sicurezze. E quindi ma ha chiesto qual è stata la motivazione principale di fare questa scelta che comunque lui ritiene molto coraggiosa. incosciente più che coraggioso. Ascolta. He says 'cause he Ah, was a no, little crazy. No, but now he's gonna answer. no, no, anche perché io lavoravo per un'azienda, facevo radiografie industriali, no, So controlli before opening the auditivi, business, he was working for this company that dice il you also militare. see them here in like Long Beach or whatnot. It's like, you know, the huge tanks that have like oil in it. Oh yeah, uh-huh. So he was doing Pipeline. yeah, so we called them X-rays, but basically back in the days was like a full analysis of all these tanks, Yeah, make sure that they were always working safe properly. and performing, you know, safely. So he had a really good like corporate job essentially in Italy after, you know, Army. the military, yeah. Yeah. And so he went from that to the company e quindi vai avanti adesso? Sì, praticamente, e io ho lavorato dal 66, no, fino al 74.
d'accordo, con questa azienda, guadagniamo bene, stavamo bene, no, vivevamo a Milazzo, e praticamente, succede che la mamma e qua entra in ballo tua sorella. Vabbè. Che faccio? Sì, Guardo, no, dillo. e allora qua, capita che nel '74, 2 anni dopo del matrimonio, cioè eravamo già c'eravamo già trasferiti a Milazzo, no, Sì, della mamma. Avevamo una un bell'attico in cima al settimo piano, stavamo bene, anche se la differenza di mentalità, di gente, era pesante per la mamma, nonostante avessimo delle amicizie, di lavoro, no, con le quali magari tipo l'Adelaide sì. o qualcun altro con il quale ci si vedeva, si faceva un po' vita comune, no, e succede che nel, 74, nel 73 la mamma è incinta della Cristina, no? Mh. Per cui praticamente era anche in cura qua da un dottore a Verona, da un ginecologo, si parlavano per telefono e la Cristina, mai più la facevamo nascere a Milazzo, dove lei sarebbe stata sola, non aveva, sai, la mamma è sempre la mamma, i parenti, gli amici, no, aveva un ambiente consono a quello che fosse stato il suo passato, giusto? Mh. E allora Vi siete trasferiti? prima del parto, Ah. che in quanto ecco, queste sono le cose fuori dalle righe che però sono importanti perché siamo stati bravi sia la mamma che io a fare quello che abbiamo fatto. Praticamente è venuto giù un Piero, no, Mh. e ci ha detto: "Ma che facete qua? Perché non ve ne chiamate? Fate", insomma, ci ha messo la pulce nell'orecchio, diciamo, no, Mh. anche perché in realtà se io non avrei mai chiesto alla mamma di pigliare la Cristina, né tantomeno l'avrebbe fatto neanche lei credo, e portarla a Milazzo, no, sarebbe stata una vita di merda, anche perché poi la nonna si sarebbe messa a dormire lui nel pianerottolo del piano sotto, no, Mh. era una cosa un poco sbalestrata, una cosa del genere, no, e allora abbiamo provato. Io in un mese, o noi in un mese, perché io lavoravo, però lei faceva il resto, abbiamo lasciato tutto quello che avevamo, stavamo bene, non ne poteva mancare niente, sotto il culo c'avevamo tutti 1300 Alfa Romeo, no, facevamo quello che si voleva e tutto quello che si poteva, no, e come 2 bambini, no, come tipo Pinocchio, no, ci siamo avventurati in questa che sembrava una storia. La mamma era del mestiere, giusto? Mh-mh. È sempre stata molto capace, molto brava, anche se non se n'è mai reso conto. Ehm, sapeva disegnare, aveva gusto, non era la Sì. prima stronzetta messa qua che faceva le scuole che hanno fatto le altre, no, era una preparata, no. Alle spalle avevamo, bene o male, Piero, no, Mh. che già infatti era più o meno ammanicato, e come 2 bambini che andavano a comprare il gelato, siamo partiti e siamo arrivati qua. Quando siamo arrivati qua, il 25 di dicembre del 1973, è stata la prima notte che io ho dormito in questa casa, che tu non te la ricordi com'era, perché tu non l'hai vista com'era, tu l'hai vista soltanto quando abbiamo iniziato a rifarla. Ah, boh, non mi ricordo, ero piccola io. Le Aspetta tappe però perché li devo tradurre fino adesso. So basically, he worked for the corporate job from '66 till '74. Oh wow. Okay. And in '72 is when they got married, right, in Okay. City Hall. But then they were living in Sicily because this corporate job main headquarter was in Then Sicily. Sicily. That's how he got it to begin with, like through, you know, friend of a friend that works there.
And so they were living there. He was making plenty of money at the time, like, nice apartment, nice house, everything. And then my mom got pregnant with my sister. And my uncle, his older brother, was already living up north. So down there, they were kind of like alone because then meanwhile, he also had moved up his mom and his dad. So they were there like alone. And so when she got pregnant, it's like, what are you guys doing down here? Because need family. His family was up there. My mom's family is from up there. So they were in the same town because that's how they met to begin with. He should tell you that story because that's funny. And so they moved up. And so December 25th of 1973 is the first night that he slept in the house he's still in right now. Because they bought that house, but it was like half. Then they like expanded it and whatnot. Yeah. That was the first night. Holy smokes. Yeah. That's amazing. There's two questions I'm going to ask Roberta because I don't want to hold your dad too long, and I know you're probably tired too. But they're both important questions. Yes. One, I do want to know how your dad met your mom, but it'd be your decision how you want to do it. I do want to know how your dad met your mom, but also something important I think for you to hear too is how does your dad feel seeing you now at Cannes Film Festival, seeing you in Star Wars, seeing the work that you've accomplished? How does that make your dad feel, seeing that you have gone out on your own, you've gone to America, you're in Cannes? I would love to know how your dad, just for him to tell about how he feels about that, because I know my dad was proud of me. That's one thing. So I would love to hear, seeing you, how your dad is seeing you do all this stuff, accomplished woman, like he's got to be proud. Yeah, and also like I forgot to translate one thing because you asked like how they got started with the business. That was the main question. Yeah. He basically they had my uncle like as a backup, like helping financially because he was very successful. But also he said that like my dad saw my mom's talent. She's a really good like stylist. Like the really? designer. So because she went to school for it, and so. My dad always, believed in her. And so it was also like a way because so he wouldn't have to travel as much if the job was, in home. Yeah. And so it was kind of, he said they did it like almost like two kids not knowing, right? Like you just go with an idea and then you'll see, you'll see if it works. But he says he always believed in her talent. I think that's tell your dad that I think that's incredible what they have done, because like so many people are scared to take that leap, right? And I know it must have been scary for them, but to see, here it is, that's 1973 or whatever, and now it is in 2025 that they bet on themselves. And tell them, like, when you first came on, Roberta, and I heard you talk about your dad and your mom, I respected them so much because I'm like, hey man, that sounds interesting. That's why I wanted to have them on here. Your mom's welcome to come on too. But I find that is so incredible because so many people are scared to take that leap of faith. I know it must have been scary for them, and it's nice that they have that support. So I respect that so much. And it gives me hope, hopefully gives you hope too. They're like, hey, keep doing what you're doing. It's not going to happen overnight. It probably took them years. Absolutely. But he believed in his wife, your mom, and he believed in himself. And then his brother believed in them too. It's always having that support system. So. Che ha detto che è come si dice, molto la parola giusta non è stupito, però che ha detto appunto che è impressionante, quella è la parola giusta, che appunto che abbia deciso di intraprendere questa come dire, questa avventura senza, diciamo, non voglio dire senza un piano, però che vi siate lanciati, e che ha detto che è molto bello il fatto che comunque tu hai creduto nel talento della mamma, che comunque ovviamente che credevi anche in te stesso, perché sennò non l'avresti fatto, e che poi appunto anche il resto della famiglia, che in questo caso è stato lo zio Piero, abbia insomma creduto nella ma il punto ancora nell'avventura. il punto ancora più da incosciente.
che qualche volta quando se ne parlava, sì, anche la mamma è dell'idea che siamo stati un po' incoscienti. Praticamente io non ero del lavoro, io non capivo un Sì? cazzo della macchina delle no, non capivo niente, non lo sapevo. E quando siamo partiti, io ho fatto 448, la ditta non mi voleva mollare, tutti quanti: "Ma cosa fai? Dove vai? Ma perché? Ma" cioè basta, cioè noi io avevo la certezza che non avrei mai potuto vivere con la mamma a 2 ville e io in giro per l'Italia a fare il lavoro che stavo facendo, no, perché l'ho provato un paio di volte quando ho lasciato, che andavo a Milano, a Genova per fare, partivo al lunedì e tornavo. Quello non era una cosa che si poteva fare. E la cosa ancora più impressionante è che non abbiamo mai fatto i conti, perché io sono partito con lo stipendio, la tredicesima e i soldi di 6 anni di liquidazione, non so neanche quanti soldi, cioè non ci siamo neanche. La doccia fredda è stato quando siamo arrivati qua, perché a noi c'era stata prespettata che questa casa era un pollaio, non c'era niente, ma completamente. La mamma, se avesse aperto bocca, io non l'avrei fatto scaricare il camion. Io dopo alla fine ho scoperto che la mamma tutta la notte non ha fatto altro che piangere perché non se la sentiva, no, credo. So Comunque basically io parlo per il mio, no, però siamo andati avanti, ci siamo fatti il mazzo con tutte le difficoltà, con tutto quello che ci poteva abbiamo vissuti da Padre Eterno. Le mie figlie hanno vissuto bene pure loro. Noi abbiamo vissuto tutti bene fino al 1900, alla fine degli anni '80. Poi è successo quello che è successo, pazienza. Però decidere certe cose, no? Partendo anche dal presupposto che la mamma è una che non parla e farle senza neanche progettare, programmare, sentendolo, no? Io mi ricordo che con la Cristina qua io mi mettevo i rinforzi nelle mani per le forbici per tagliare il tessuto, perché non ce la facevo, cioè le forbicioni sono forbicioni, no? sì, Sul tavolo che c'era di qua, c'era un tavolo, avevamo un tavolo di compensato, no? C'era sì, il seggiolino con la Cristina che era messa là, che cioè, è stata un'avventura, non un'avventura, è stata una cosa che se è riuscita, perché è riuscita fino a quando poi è saltato fuori che ci voleva anche una certa professionalità che forse io non avevo, e bisognava vendere e tante altre cose, non lo so, ma però c'è gente che ancora adesso parlando in giro ricorda le gonne che faceva la mamma, le gonne che faceva la mamma negli anni '70, sì, perché poi noi quando è nata la Cristina, con la mamma siamo andati a Parigi, che sì, c'era la sfilata, no? Mi ricordo che la mamma comprò un qualcosa di uno stilista giapponese, mi pare o cinese, si chiamava Kenzo, una cosa del sì. ecco. Siamo tornati e ci siamo messi con 4 persone trovate. Praticamente, se vogliamo parlare di una cosa che mi gratifica moltissimo, non molto, nonostante il fallimento, è l'affetto che ci vogliono le ragazze. Sì. Riempiono auguri alla mamma, auguri a me, di tutto, ci siamo andati a mangiare. Cioè, questa è una cosa molto bella, questa non è una cosa per uno che vede oltre le righe, è uno che vede oltre le righe sapendo cosa c'è scritto, no? Perché gli asili. Aspetta però che li devo tradurre, se no è troppo lungo. So basically, he was saying that when when they started, right? My mom, that was technically her job, but it was Okay. not his job because he was going from like he didn't know The anything corporate about world. fashion, Yeah. it's like completely different. And so he said that and also how
the first night that when they arrived in the house was not Up the what they park. were told it was, and it was like really like almost like falling apart. It was Oh, not. wow. And so like my mom cried all night, and my dad almost didn't want to like, offload the truck because Yeah. it was like so How bad. bad it was. But they did it, and they built it to the house that it is today. And then he talked about when they started in the business that they started from like scratch, because originally my mom, she was like designing, they were making, and they were selling, so it was Mhm. their own clothing line. Then they end up working more like business scale, like for others, for like the bigger brands. Yeah. But he was saying that they had like a table in the living room made of like plywood, Okay. essentially. And so there was like my sister and a little like, baby stroller or whatever. And they were there with like rolls of fabric, and that he would need to, because sometimes the fabric was so thick that Yeah. he had like some sort of like special, like I guess thumb support or something to help him actually cut the fabric, because it's Okay, wow. so so tough to cut. And so that, and he also said that when he quit his job, the corporate job, he had a lot of people saying, hey, like, are you crazy? This is a great job, like stable, why are you taking the risk? Yeah. And so he said they like jumped in it almost like without running like the financial aspect of it. Like he left with his like, I guess would be the equivalent of 401k that he Yeah. accumulated in the 6 years Uh-huh. and whatever. And they just made it work. So it was kind Yeah. of improv. Roberta, if you would tell your Roberta, dad this for sorry. Um, Dimmi. Roberta, un'altra cosa Ah, importante che me la sono ricordato adesso, cioè, noi nonostante non fossimo nessuno, perché avevamo 4-5 dipendenti, no? Io quando avevamo 4-5 dipendenti durante l'intervallo portavo giù il caffè alla ah, ragazza, poi siamo arrivati a 22. Noi con un'idea della mamma, no? Abbiamo comprato una palla di cotone, di lana, ok. che è arrivata. Mi ricordo che il resto era 894 lire e mi avevano dato un assegno circolare e l'avevo fatto, adesso non so più dove ce l'ho. Questa lana, che era una lana che era cardata, una cosa del genere, non era lana pura, lana per, insomma, con questa lana l'abbiamo portata a filare, Mm, l'abbiamo portata a tessere per fare, sì, eh, per fare il tessuto, l'abbiamo portata a tingere, sì. l'abbiamo portata a finissaggio, Mhm, portata a casa, tagliata dove ci volevano le forbici in quel modo, sì. anzi quello fu l'anno che comprammo una macchinetta e la mamma tirò fuori da questa Lana. da questo tessuto dei giubbotti che sono andati via come se fossero ciliegie, hai capito? Addirittura allora c'era, non mi ricordo come si chiamava quello stilista, uno bravo alla moda. Siamo andati là a farglieli vedere e là io, ma si è visto che io non ero capace a vendere la roba mia, però non lo so, cioè li ha bruciati, no? Ha fatto 2 o 3 modellini, no? Mm, Di questa lana cardata molto bella. Da là piano piano abbiamo iniziato, siamo partiti. Cioè, sono state fatte delle cose, però il, la cosa più impressionabile è il fatto che la mamma veniva non da una reale capacità di... La mamma sapeva avere il colpo d'occhio. Da noi, quando venivano, che siamo passati al Fassone, quando mm, venivano questi del Fassone, noi ancora non avevamo la fabbrica di là, da noi venivano a imparare. Noi chiedevamo a loro, vedevano come facevamo noi e poi si portavano quello che noi avevamo tirato fuori per farlo. Per dirti, sì. insomma, che nell'insieme generale
Cioè, ce l'abbiamo che praticamente se uno ce la mette da qualche parte arriva poi. Non so nient'altro da So, dire. so another thing that he said is that one of the things that like he cherishes the most of his year in business is the relationship that he still has today with the former employees. Because towards the end, like they started with 5 people and then they end up with 22. And so like right now I think they have a WhatsApp group chat, like they go out for pizza. So it's like the human Yeah, like the human connections definitely stay. relationships. Yeah. And then he told us the story of like going back to the kind of like unplanned situation that like at one point my mom ordered like this gigantic ball of like wool. Yeah. But wool, when it's untreated, it's just the ball. It's not, even if you wear it, it's like it's a ball. You have to work. And so they sent it to, there's like I think 4 or 5 steps because you have to like make it like in the shape of a fabric, and then you have to dye it, and then you have to like fix Oh it so wow. that you can work it. And that is when he was using the scissors and the special like thumb reinforcement. Yeah. Got it because it was so thick. And basically, my mom made like I think 2 or 3 different models of jackets. Okay. And those were like they sold like crazy, and that was basically like their first quote unquote hit when they were doing their own line. Yeah. And they moved on to other stuff, but yeah, he just remembered the ball of wool, I guess, episode. Oh my gosh, dude, this is awesome. Like this is I'm inspired. Your family is inspiring, Roberta. Ha You're gonna detto have to che lo send me sta ispirando. Yes, no good. You're gonna have to send me as many of these pictures as possible, but I will. just let him know because our age demographic on the show is all from 13 all the way to like 65. Yeah. It's why this thing is so important to me is because I wanted to show people from all different ages, and we've had people from all different ages, the fact that you can accomplish your dreams at any level, or by seeing people where your dad is, a little more seasoned. Yeah. People can see that, hey, your dad is a person that was just like them. Because I'm seeing how I relate to your dad so much, and how your dad and your mom have gone from, well, you seem like your mom had it all together. But how that they can listen to your dad's story and look at us from being all over the world, right? Yeah. How much we are all alike. I feel like I am so similar to your dad. You're similar to your dad as well, and your mom. And it's just the fact that we all have this. We all relate so much. Your dad's story is actually the American dream, but apparently it's also like the Italian one too, sure. just with that. And then for him, even with the naysayers, your dad had naysayers, people telling him, your dad and your mom telling him, hey man, you're crazy for going after this. My goal has always been to try and inspire people. And your dad's story is inspiring because even though those people are saying, hey, you're crazy, he's like, you know what? I'm going to believe in myself and I'm going to believe in my wife, and we're going to make this happen, sink or swim. Even if we lose, we're going to try. So just tell him how much respect I have for that and how much I love that. Ha detto che ti rispetta molto per la persona che sei e per quello che hai fatto, perché ha detto che il motivo per cui ti voleva intervistare è che lui lo ascoltano persone che vanno dai 13 ai 75 anni. E quello che Brandon cerca sempre di fare è di ispirare le persone a fare quello che si sentono di fare. E quindi ha detto che dice la tua storia, anche se era di 50 anni fa, che però è ancora, come cioè è relativa ed è presente, perché comunque qualsiasi persona che ascolti questo dice: "Sì, poteva essere magari un tempo diverso, però nel senso il rischio, comunque il fatto di prendere una decisione, il meccanismo è sempre lo stesso." Sì, ma il meccanismo è sempre lo stesso, i tempi non sono quelli, la gente non è quella, le regole non sono quelle, ci sono gli algoritmi, c'è l'intelligenza artificiale, ci sono tutte quelle cose che soffocano le cose che possono essere le capacità che ha
l'essere umano, l'uomo come persona, per cui queste cose non sono ripetibili. Digli cosa sarebbe oggi vedere una carovana che parte da est e va a ovest perché hanno trovato questo e quest'altro. Una cosa impensabile, non esiste. Quindi sono tempi che l'unica speranza che c'è è che forse queste storie, questi anni, le persone che l'hanno vissuto sono riuscite a trasmettere. Io di questo sono molto contento, perché ti ripeto, sempre con le ragazze, vedo come trattano la mamma, vedo come trattano me, per cui nonostante il fallimento, un po' di soldi non li hanno presi, non un po', ma anche parecchi, no? Io quando uscivo le prime volte per strada mi vergognavo, questi saltavano da un marciapiede all'altro da abbracciarmi a fare. Perciò capisci, quello che è importante non è come fare, perché non si possono fare, non c'è le cose di una volta. Ti ripeto, ci sono delle cose che non sono paragonabili. L'unica cosa che ci vuole, ma su questo tu sei, cioè l'ispirazione la dovrebbe, ecco, tu sei il risultato di quelle cose più l'algoritmo e l'intelligenza artificiale, sei tu per conto My mio. dad is saying that basically I am the result of like, I guess like his like what you were saying, you know, like his genes and stuff, but I'm implemented by the algorithm and AI. Okay. Io infatti, Roberta, io infatti pensavo, Your dad's funny, man. Uh, io infatti pensavo che lui volesse fare delle domande per vedere di capire qualcosa di più di te. Io non c'entro yeah, il he caso. basically because he basically thought that you were gonna ask him questions to like understand more about me. But I mean, I guess Well, that's how he was like approaching the interview. You know what I'm saying? tell your dad I'm glad I threw him for a loop. But the one thing I did want him to do, because he hasn't done it, was the thing that I was saying. How does he feel? I'll bring it down to this. How does he feel now, knowing, as I said, like him? How does he feel seeing you? You know, you've gone to Canes. Him showing up to Canes. How did that make him feel? Him seeing you in Star Wars. Him seeing that your daughter Right. left. Your daughter left Italy, moved over to America. He was probably For scared, no but clue. Yeah. but you came over here. You were at Canes. You've been in TV. Like, how does that make your dad feel? Like, he's got to be proud. Ha detto che infatti ha detto no l'unica, però la cosa che ti voleva chiedere, che è diciamo collegata a me, è come ti senti tu a vedere che comunque io sono partita, sono andata, che poi ho fatto Guerre Stellari, che siamo stati a Cannes. Se tu ricordi, quando sei andata a Londra, no? Per fare la prova live su Sì? Shakespeare, no? Quel periodo, no? Va bene che quelli non erano periodi d'oro del rapporto mio e tu. Eri anche a Milano, Sì? giravi con qualcosa così, e a un certo punto io vedetti andare avanti e indietro, però tu eri molto decisa, infatti lo hai dimostrato. Io ti dico, senti, ma tu qua che cazzo fai? Tu, se devi fare qualcosa così, devi andare all'Accademia d'Arte Drammatica, no? E infatti sei partito e te ne sei andato a Los Angeles. Perciò se io penso al tentativo di falsificare la firma di mio padre, non c'è differenza, cioè il modo è diverso, che poi praticamente mi ha mancato la forza di farlo, no? Penso a te, che vai in America e che lo stesso giorno che arrivi ti trovi male e cambi e te ne vai all'Hilton a dormire perché là non ti trovi, dopo 2 giorni trovi una macchina. Cioè, tutte queste cose non sono tanto diverse da quello che succedevano negli anni 50 o anni 60, no? Esatto. Sono state realizzate con lo stesso animo, con la stessa
con la stessa convinzione, con la stessa forza, anzi più forza, e da sola, cazzo, da sola. Io non posso mai dimenticare qualche telefonata di angoscia che sono andato a farmi il passaporto subito per venire e poi meno male che non sono venuto, perché non è che sarebbe finita tanto bene. Perciò vedi, cioè, da me, anche perché Brandon deve capire che non è che io le mie cazzate non le ho fatte. Io vivere per la famiglia in fondo può essere anche sbagliato e dimenticarsi di se stesso, no? Però io di stronzate ne ho fatte, per carità, avevo anche la forza di recuperare. Una stronzata oggi se la faccio non ho più possibilità di recuperare, visto anche quello che mi è successo. Aspetta che gli traduco fino adesso. So basically he said, so like in 2000, yeah, it was like 2010 or something like that, right? I mean, well, actually before, because we were the academy in 08, that, you know, I was like going back and forth to Milan, like I was doing my thing. And at the time I didn't really have a good relationship with my dad. We had a better relationship like down the line. And he says that he told me something like along the lines of like, you know, if this is really what you want to do, you should take it to, you know, like on a bigger scale, because here the possibilities are what the possibilities are. And then he says that also like made him think that it was not that different from him forging his dad's signature, although this is also, so that's what he was saying, that no matter what year, like the principles are the same, right? Yeah. But it's also, I guess, true that we have more technology. You know what I mean? Like, imagine like if you would have had to go to London like in the 70s, it's like, it would have been impossible. Like, it would have been impossible, but hard. You know, it's like right now, like all the three of us are here talking, and it's like, you know, it's different. So basically, what he was saying is that I guess, you know, like, because he also remembers like all the struggles that I had when, you know, when I came here, because I was alone and I'd never been to the States. So it was, it was, and he made like I think his probably first passport in a long time back then, because he didn't know if he had to, like, you know, come see you. If he had to go get you, if he had to take care of somebody, he was going to take care of them. Exactly. Yeah. I think that is absolutely beautiful. Like, clearly your dad's proud. I can tell he's proud. I think tell your dad that I think there's something beautiful that he said that, because I know, as I said, my dad, I lost to cancer. But my dad was always there for me and stuff like that. But I remember I knew he was proud of me, but he said it one more time right before he passed away. So I think it's so special that your dad is here supporting his daughter. You know, hey, he came on the show expecting, you know, to talk about you. Yeah. But he was smart telling my laugh, because when he buckled up, that's the reason I tell people to buckle up, because I'm going to take them on a journey. So let him know that I appreciate him coming on here today. I know it's late over there, so I don't want to take up too much of his time. But if he wanted to tell the story, I'll have him back. I would love to have him back if he wants to come back. I'll tell him. If he wants to tell the story about his wife, meeting his wife this time, he can do it this time, or he can you're gonna love it. Okay. Allora, mi ha detto che intanto vorrebbe che tornassi un'altra volta perché ti vuole fare delle altre domande. Però mi ha anche detto che secondo lui appunto è molto, molto bello che comunque tu sia qua a supportarmi, perché pensavi che fosse una cosa su di me. E invece è per quello che lui ha detto, appunto, il suo podcast si chiama Allacciarsi la cintura, perché lui vuole sempre portare gli ospiti in una, come si dice, in un viaggio, quindi non si sa mai cosa ci si può aspettare, però vorrebbe che gli raccontassi come ultima cosa come hai conosciuto la mamma. Al distributore dell'ACP. So they met at a gas station. Really? How it starts, yeah.
vai, digli che io gli traduco. Siamo usciti, cioè io lavoravo a Milano, no? E tornavo il venerdì sera o il sabato mattina tornavo qua, che la mamma abitava, mia Sì. mamma abitava a via San Vincenzo, là, no? A portare la biancheria, che poi no. So at the time he C'era, was working in Milan with a corporate job. Okay. And every Friday night or Saturday morning, depending, he would go from Milan to the little hometown where my mom was from, which is like essentially where I grew up. vieni qua. Because now it's calling my mom, because his parents were living there. Okay. And so he would go back during the weekend to bring his dirty laundry for us. Oh, yeah. I did the same thing in college with my grandparents, because my grandparents are down the street. Ha detto che anche lui faceva la stessa cosa all'università. Siccome quindi... non voglio, Brandon, Yes, sir. mettete caso, non ti vedo. Mettiti Io per devo caso. farmi vedere. Non ti fare vedere. That's my mom. Oh, hey, nice to meet you, Miss Sparta. Piacere di conoscerti, ha detto. Piacere mio. He says, nice to meet you. Absolutely. Tell her that we're going to have her on Non too. vorrei dire bugie, no, non vorrei dire bugie. Allora io venivo a casa il venerdì o il sabato, no? Portavo la biancheria qua dalla mamma, dalla nonna, da mia madre per lavare, e poi c'era Salvatore, no? Che lui era distributore da là. E una sera andando, o un pomeriggio, non mi ricordo, andando a casa di Salvatore, c'era la mamma che era là davanti al distributore, aveva, siccome si è saputo vestire, no? Aveva la pericona che lei portava sempre, poi c'aveva anche sto cappotto nero che gli arrivava, sai quando si usavano quelle cose là, no? Per cui qui con i capelli lunghi, per cui faceva una certa rimasto folgorato, vabbè. So basically, like my mom was hanging out at the. Vedi che butta tutto a mano. No, ma finisce l'anno. Allora io invece chiedo a Salvatore, Salvatore, visto che mi sembrava che avevano un buon rapporto, dico, oh Violenza, ma che cosa ne usciamo la sera? Sì. E una sera siamo usciti in 4, perché lui è uscito con chi? Con la Carla. No, con la Carla. No, non è uscito. I can just tell by their like back and forth. The story is just good. Con la Gabriella, con un altro è uscito. La Carla l'ha conosciuta tu. Con la Gabriella siamo usciti, sì. E siamo andati a ballare al boom, no? Ma io in realtà non è che, però Ma scusa, ma tu eri minorenne, come facevi ad andare in discoteca? Io? La mamma. No, avevo 18 anni, li avevo fatti. So basically, because in Italy, aspetta che gli devo tradurre, se no è troppa roba. Ma perché the gas station in Italy, they're owned by single families. So oh, really? I don't know if you ever saw this. It's like a gas station, and then there's a house either on. Yeah, top. I've seen those in like in the South. We have those in the South. And so my mom was hanging out, I guess, with like the girl owner of the family or something. They were all together, and my dad was with his friend, and he saw my mom, who apparently was wearing a mini skirt and a black jacket. And so he basically had his friend, because he was friend with the other girls, set up a double date. Oh, nice. And so they went out to a club that was up and running till recently, but my mom was barely 18 because they're 9 years apart. So gotcha. Mom was like a baby. Yeah, that's right though. Hey, your dad was suave, man. I like that. I hope his buddy must be his best friend. I hope he's the best friend of the buddy. Well, they still are. And then he ended up marrying my mom's cousin. Oh, really? Yeah. Oh, wow. So you kept it in the family. Perché Salvatore ha sposato la cugina della mamma. Sì. Yeah. He married my mom's cousin. Oh my gosh. Ritornando al 1971, cioè,
io poi siamo andati a ballare a Boom, no? E gli ho detto, dico, sì, possiamo uscire ancora qualche altra volta, però usciamo noi due soli e basta, questi li lasciamo a casa. E da là cominciò la tragedia del coso, perché in quel periodo io ero ancora pescecane, perché era il 69. Hai detto 71? No, il 71 fu da quando ho chiuso il lucchetto, ma il 69 io ero ancora pescecane e da là, infatti, la mamma mi inseguiva quante ne ha passate, poverino. Come ti inseguiva? Mi inseguiva col motorino, dove vedeva la... No! Sì, dove Quale vedeva... motorino? Che non c'avevo neanche il motorino io. E cosa c'è? Come no? Roberta, will you ask your dad too? Was she like your dad too? Or? No, dai, vai avanti. Non ce l'aveva un motorino e mi salutava. Dove vedeva... No, va bene, no. Dove vedeva... They're saying two different things. So my dad, Dove vedeva il GT bianco si fermava. Una volta me la vede entrare che io ero in compagnia di qualcun altro, non so di qualcun altro, me la vede entrare al bar perché ha visto la macchina e si è fermata. Cioè, praticamente non ha avuto fino a una vita tanto serena. Your mom says no. Because so my dad is saying that, so they went out, first day was a double date, then my dad goes like, let's go out one-on-one. Yeah. And my mom said yes. Ok. Sono venuta a cercare, è stata quella sera che sono venuta al Boom, che avevo appena preso la patente, con la macchina azzurra. There's discrepancy in what happened. Quando ho detto 7 più. Sì, brava, bene, 7 più. So basically he's saying that he was seeing other women and my mom would chase him. Okay. And my mom is seeing what he was doing and my mom is saying that she never did that. But apparently right now, turns out that when she was 18 and got the license, she went to a club looking for my dad. Okay. Oh my God. Brandon. Yes, sir. Now you go University Italian. Oh, yes, sir. Italian. Yeah, I need to get my flight over. I need to go to Italy. Si prende un aereo. From now, no, we speak only Italian. Basta per caso. Yes, sir. Sì. Sì, bravo. Absolutely. Well, look, Roberta, I'm going to hold him too long, but as I said, I would love for him to come back. You guys have been wonderful today. I know it's late over there. Thank your dad, thank your mom, and thank you. This story has been absolutely beautiful. And I want to say one thing in closing. What words of advice would he have if he could go back and tell his 18-year-old self anything? Ecco, innanzitutto vi ringrazio a tutti e due, ha detto che siete tutti e due invitati a tornare, se volete fare un'altra intervista, però l'ultima domanda per te è: se potessi tornare indietro, che consiglio daresti alla tua versione giovane di 18 anni? Se potessi parlare con Giovanni di 18 anni, cosa gli diresti? Sono domande un po' retoriche, queste sono domande cosa gli direi io. In realtà il discorso di non essere andato all'università mi ha bloccato molto, cioè io avrei voluto continuare questo discorso. He said he would tell himself to go to college. No, è anche vero. He feels that he missed out with that. Però è anche vero che se fossi rimasta a Stromboli o se me ne fossi andato in Inghilterra, sono quelle domande che come se... It's a very difficult question, he says, that, because it's okay. That's why I told him to buckle up. Yeah, per quello ti devi mettere la cintura, ha detto, perché lui non fa domande facili. No, perché sono le risposte che sono difficili. Non le domande. Sì, certo. He says the answers are difficult, not the question. Quello che dico io è praticamente
Absolutely. E la domanda è un'altra invece, no? Se sono contento di come è andata. Certo che sono contento, perché sarebbe bello che tutto fossero rose e fiori. No, io ho avuto una vita molto... Infatti, vedi, adesso che tu mi fai tutte queste domande che sto tornando indietro, io magari stanotte non dormirò, no? Perché io He's saying that right now he's not gonna sleep tonight because he's thinking too much. Okay, well, You got him thinking. tell him I say grazie for coming on. Grazie per essere venuto. And I would love for it if he would come back in the future. I would absolutely love to have him on again if he wouldn't mind coming back. Se vuoi tornare e continuare a parlare, ha detto che lui è contento di averti. And then tell him I said thank you so much for coming on today. He's been wonderful. Like, this has been such a blessing for me. I am so glad that he came on here. Like, my life is just, I feel like inspired. I have this beautiful feeling over my soul that your dad and you have brought here today. And it's from the message that your dad delivered. It was good for my soul today, and it's going to be great for our audience. So tell him I said thank you. Oh yeah, absolutely. And thank you as well. Like, he's been a blessing today. I can't wait for my mom to hear this. I have an app, so I'll be able to translate everything he's saying in real time. I'll be able to great. Awesome. So, but he's been wonderful, and I like your dad a lot. Ha detto che ti ringrazia tanto e che si sente, come dire, la sarebbe benedetto in italiano, ma è una parola strana. Comunque fortunato ad aver avuto queste 2 ore con noi. La prossima volta mi faccio pagare. Next time he's gonna charge you. Okay, that sounds good. That sounds good. Well, look, you guys have a wonderful day. Roberta, tell him thank you, thank your mom, and thank you guys. Like, this has been a blessing. I love it. And yes, next time I'll pay him for it. That'd be good. Ha detto ti paga la prossima volta. And I'll send you the photos. Like, oh yeah, please do. Please do. And tomorrow, Forza Sinner. Oh, I don't know if you watch tennis because tomorrow there's do. Wimbledon final with the Italian tennis players. Yeah, hey, I tell him I like Nadal. I used to like Nadal, so. Gli piaceva Nadal a lui, però ovviamente. Sì, vabbè, ma, anche Federer mi piaceva adesso. Anche a me, però adesso il mondo cambia. Yeah. Now it's a time for a change, he says. Absolutely. Well, tell him I'll be rooting for the Italian guy. I will be. Farà il tifo per l'italiano. Whoever's playing tomorrow, yeah, I'll be rooting. Grazie. Absolutely. Grazie, dude. Thank you so much, sir. You have a wonderful night. Tell him to have a glass of wine before he goes to bed. Ha detto di farti un bicchiere di vino. No, non bevo. He says he doesn't drink. But okay. You guys take care. Roberta, thank you so much. Thank you so much, Brandon. Absolutely. Bye. Ciao. Ciao. Ma è bello sto